tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e diamo un caloroso benvenuto anche questo mese al video dedicato ai prodotti preferiti, perché a tutti gli effetti novembre sta terminando, sento già nell'aria il lieto fricicore scoppiettare del Natale, no? Sono solo io? Bene. Comunque, visto che ormai giunti a questo punto conoscerete a menadito il format di questo video, non mi perderei troppo in ciance e andrei a cominciare con la prima categoria, che è quella dei trucchi. E cominciamo dalla categoria del trucco, anche perché, spoiler alert, è la più ricca di tutto questo video ed è composta in parte da nuovi prodotti e in parte invece da cose che possedevo già e grazie al cielo ho riscoperto, tenendo così almeno parzialmente fede al mio buon proposito per questo 2019, che non vi ripeto perché vi ho ammorbato con sta storia per 200 video. Se invece siete nuovi e volete sapere di cosa sto parlando, lasciate un commento che ve lo spiego lì. Che facciamo prima? Bene, direi di cominciare con i nuovi prodotti perché c'è della roba sfiziosetta. A partire da... che è un po' la mia reinterpretazione personale della scena del Re Leone. Che cos'è questa bellezza assoluta? È la nuova palette della Urban Decay, la Naked Gold. L'ultima nata... La bellezza, sono quasi commossa. Io l'ho ricevuta come regalo di compleanno, grazie all'ennesima potenza. Tra l'altro era anche un po' sulla mia wishlist, perché insomma parliamone. Intanto bellissima anche esteticamente, con questa confezione così che ricorda l'oro fuso che si scioglie. Madonna che bellezza. E poi all'interno gli ombretti sono tutti giocati sulle tonalità calde e del dorato e del bronzo. Diciamo che è un po' la palette ideale per l'autunno-inverno, ma non solo, perché secondo me d'estate mollala proprio. Quindi possiamo forse dire che è la palette perfetta, appunto. Se voi amate queste tonalità, io le adoro e devo dirvi che da quando l'ho ricevuta in regalo praticamente non ho utilizzato altro e i miei colori preferiti, così se vi interessa, sono questo Swarm, che è una sorta di arancio tenue, in abbinamento con Keeper, che è un arancio un po' più intenso, e di Drip, che è quasi tendente al marrone, poi ovviamente in abbinata con questi metallici che proprio mollali. Ci sono dei metallici in questa palette che, cioè, abbaglianti, dorati e bronzo, ce ne sono un po' in tutte le tonalità e si possono creare chiaramente sia look molto portabili da giorno, ma anche robe belle intense. Io tipo il trucco di oggi l'ho fatto proprio con questa signorina qua, la adoro e tra l'altro vi butto lì, secondo me è anche un'ottima idea regalo per Natale, anche un po' natalizia. Andiamo avanti con il secondo preferito di novembre, che è di nuovo un prodotto che ho acquistato recentemente, una matita per le labbra, nello specifico la Ultimate Lip Definer di Becca. Dunque, com'è fatta? Ha questo classico meccanismo che girando esce la punta della matita, molto morbida, molto scrivente, ovviamente disponibile in diverse tonalità. Questa è Blissful, che è un po' la tonalità che ho sulle labbra oggi, inaccoppiata in realtà con un rossetto in tinta, una sorta di nude un po' più scuro, facile da abbinare e che secondo me va bene un po' su tutti i tipi di incarnato. La cosa bella di questa matita, oltre al fatto che è super burrosa e che sta su 8 ore di seguito anche mangiando e bevendo, che non è poco, è che dall'altro lato ha da una parte il temperino, che è una figata, perché queste matite qua, belle, comode, ma poi finisci sempre che non sai come temperarle, perché fondamentalmente non puoi usare un classico temperino. E allora Becca, furba come un furetto, dice: io ti do in allegato, proprio così, all'interno della matita anche il temperino. Dall'altro lato del temperino c'è questo aggeggio qua, che non so se vedete, non ho capito cosa serve. Così, la butto lì. Se qualcuno sa cosa serve me lo scriva nei commenti, che mi fa un favore, perché non ho neanche avuto voglia di fare delle ricerche online. In generale però ho appena perso il tappino, lo prenderemo dopo. Ottima matita labbra che si può appunto usare anche da sola, un po' come rossetto, con un effetto leggermente più matte rispetto a quello che vedete oggi. E poi terza novità,
e terzo preferito per la categoria dei trucchi, è un prodotto che in realtà ho acquistato forse ancora a settembre, fine settembre, inizio ottobre, ora non ricordo, di Charlotte Tilbury. Non so se vi ricordate, nell'ultimo video dei preferiti, credo, quello di ottobre, se non era quello di settembre, la memoria, sempre una mia grande dote, vi avevo già parlato di 2 prodotti di Charlotte Tilbury, dicendovi che ne avevo anche un terzo, ma che dovevo ancora ragionarci un po'. Ci ho ragionato ed eccolo qui. Che cos'è? È una sorta di... non una sorta, è un illuminante con spugnette in cima, un'idea un po' diversa dal classico illuminante che siamo abituati a vedere, e ho dovuto pensarci un attimo perché è molto molto intenso, e il fatto di avere la spugnetta, se uno la imbeve troppo, è un attimo che ti scappa di mano la situazione e ti trovi a somigliare a una palla da discoteca, che poi è anche difficile tornare indietro. Usato però con parsimonia e con grande attenzione, è un illuminante pazzesco. Ce l'ho, tanto per cambiare su anche oggi, non so se vedete quella... Fighissimo, credo che sia disponibile in diversi colori, questo Dio solo sa come si chiama, Spotlight. Mi piace molto il packaging, in generale i packaging di Charlotte Tilbury sono molto molto belli. L'unico problema con questo brand è che, per quel che io ne so, non è disponibile in Italia. Io l'ho preso in Francia. Io ci provo, se dovessi riuscire a trovare un modo per acquistarlo, sappiate che come sempre sul mio blog troverete la lista di tutti i preferiti, con di fianco un bel link per conoscere il prezzo, saperne di più ed eventualmente anche acquistarli qualora doveste essere interessati. Così, disclaimer, nessuno mi paga per fare tutto ciò, magari me pagasse qualcuno, ma ve lo dico sempre, no, lo faccio così un po' di mia sponte. In ogni caso consigliatissimo se capitate in qualche luogo del mondo in cui Charlotte Tilbury è in vendita, tipo Francia e Inghilterra, dove so di per certo che si può trovare, date un'occhiata e vedrete che ha un sacco di cose molto molto carine. Siamo in una gamma di prezzo però, è giusto dirlo, abbastanza tendente all'alto. E poi concludiamo la categoria dei trucchi con la riscoperta del mese, che è in realtà un prodotto lanciato mille anni fa da Kat Von D. Sto parlando della palette per il contouring Shade più Light, davvero una roba che c'è da 100 anni, e l'ho riscoperta perché appunto sono in questo viaggio alla riscoperta di quel che possiedo e di tanto in tanto mi viene così lo sghiribizzo di dire vamola, c'avevo quella palette di contouring che non uso da un anno e mese, vediamo se mi piace ancora, e la risposta è sì. Mi piace molto, si tratta come vedete di una palette con all'interno 3 terre di colorazioni diverse, dalla più chiara alla più scura, e al di sopra 3 tipi di cipria pensati più che altro in modo abbastanza specifico. Quella sul giallo color banana, diciamo, è particolarmente indicata per fissare il correttore qui sotto gli occhi quando copri le occhiaie, è anche più illuminante. Le altre due, una un po' più sul rosa chiaro, rosa polvere, rosa baby, rosa infante e l'altra invece un pelino più aranciata, sono invece pensate per sfumare il contouring creato con le terre al di sotto. Devo dirvi la verità, io uso principalmente queste 2 terre perché questa è un po' troppo scura per me. La bellezza di questi prodotti è che si uniformano in un secondo, non sono eccessivamente pigmentati e quindi non rischi di che ti scappa la mano e poi zac, una bella fascia qua che non riesci più a sfumare manco morta, e in più utilizzando questi in alto, queste sorte di ciprie, puoi anche andare appunto a rendere meno intensa e meno la zona del contouring. Ottima palette, c'è da 100 anni, se non la conoscete e siete alla ricerca così di un prodotto che mette insieme un po' tutto il mondo contouring ma anche semplice da utilizzare, dai, è Kat Von D, brava bravona. E questo conclude la categoria dei trucchi che, come vi dicevo, era la più ricca, la più cicettosa, infatti sto parlando già da 200 anni. Bene, adesso con passi lunghi e ben distesi muoviamoci così in avanti verso la prossima categoria, che è quella della cura della pelle. Per la categoria della cura della pelle questo mese ho soltanto 2 prodotti da consigliarvi, che sono anche appunto i miei preferiti.
stupirà scoprire che è uno dei due della Filorga. Ormai dovrei proprio scrivere una bella lettera alla Filorga dicendo: amici, io sono 2 anni che promuovo i vostri prodotti, se mi mandate un assegnino, dai, scrivete anche voi, Ci mettiamo insieme e facciamo così una petizione. Che vi posso dire? Sono innamorata della Filorga, trovo che sia uno dei marchi di cura della pelle migliori sul mercato, sia per rapporto qualità-prezzo, ma anche semplicemente per la qualità dei prodotti tout court. E questo mese vi parlo della crema da notte Sleep and Lift. Voi direte, ci hai già parlato di 8000 creme della Filorga, cos'ha questa in più delle altre? Il segreto di tutto quello che capita su questo canale è che quando vado in fissa con un marchio tendo ad essere monomaniaca e quindi provo un po' tutto quello che il marchio propone, che è nelle mie corde ovviamente. Quindi della Filorga credo a questo punto di aver provato il 90% dei prodotti e ogni volta riesce a o stupirmi o perlomeno a non deludermi. In questo caso invece mi ha davvero stupito. Creme notte della Filorga ne ho usate anche altre, tutte ottime. Questa è probabilmente la mia preferita perché oltre ad essere una crema anti-età è proprio studiata e formulata per contribuire al rigeneramento della pelle durante la notte. Come sapete, nelle ore di sonno durante la notte per l'appunto la nostra pelle si rigenera e per questo è molto importante scegliere delle creme giuste che aiutino questo procedimento. In più all'interno ha sia l'acido ialuronico che il collagene, quindi già ciao, e degli aminoacidi pensati proprio per aiutare la pelle a rigenerarsi ed è non solo anti-età ma è anche tonificante e rimpolpante. In più, per la milionesima volta, ha una texture abbastanza ricca al tocco, quasi un balsamo, ma che si scioglie e si assorbe nella pelle, che è un piacere. Sapete che è la condizione sine qua non. Quindi mi viene da dire in questo momento della mia vita che se cercate una crema notte valida e molto performante, questa non dovreste lasciarvela scappare. Il prezzo è abbastanza alto, non mi ricordo quanto, perché come al solito la memoria non è una delle mie doti, ma fate un salto sul blog che trovate tutte le informazioni. Si è detto peraltro che il link al mio blog lo trovate nella info box qui sotto, oppure cliccando sulla i sopra la mia testa? Forse no. L'abbiamo detto adesso. E il secondo preferito in campo di cura della pelle, che tra l'altro è unto che mollalo, d'altra parte è anche un olio, è l'olio di karité, un prodotto che vi consiglio particolarmente di avere a portata di mano in autunno-inverno, ovvero nel periodo in cui i raffreddori sono così un po' all'ordine del giorno e ci ritroviamo ad avere il naso di Rudolph, la renna di Babbo Natale, e poi subito dopo screpolato e inquietante. Per ritornare a una situazione di seminormalità vi consiglio l'utilizzo così in modo intenso dell'olio di karité perché ha delle proprietà rigeneranti e nutrienti altissime. Io lo uso moltissimo, lo uso anche quando non sono raffreddata, per esempio sui gomiti, sulle ginocchia, sui talloni, nelle zone un po' più coriacee, e poi si può utilizzare anche sui capelli, per esempio facendo degli impacchi pre-shampoo. Lo si mette sulle punte, sulle lunghezze che normalmente sono appunto la parte più danneggiata dei capelli, lo si tiene su 20 minuti, poi si fa lo shampoo e quindi non unge. Post shampoo il capello è rigenerato, nutrito e appunto ha questa caratteristica di poter essere utilizzato un po' per tante cose diverse. Vi butto lì anche un po' come balsamo labbra quando sono molto screpolate. La parola d'ordine è: se avete qualcosa di screpolato, olio di karité. Vi dico subito che la categoria degli abiti questo mese è molto scarna, il che è un'ottima notizia per me perché vuol dire che sono riuscita a tenere ferme queste manacce, una pessima notizia per chi invece è un estimatore soprattutto della categoria abiti all'interno di questi video. Non vi preoccupate perché prima o poi tanto ci rifaremo, sempre così. Comunque mi rendo conto solo adesso che 2 preferiti ho da mostrarvi, entrambi sono di H&M. Potrebbe essere anche un po' una coincidenza, ma in realtà è forse dovuto al fatto che la collezione autunno-inverno di quest'anno di H&M mi sta proprio piacendo tanto. Il primo che vi mostro l'avete già visto nel video haul autunno-inverno, se invece vi siete persi quel video lì vi invito a guardarlo adesso.
cliccando sulla i qua sopra la mia testa, e sto parlando zazan, di questo mega maxi oversize cardigan. Non è leopardato, è tigrato. Come sapete ho una passione sconfinata per l'animalier, quindi quando ho visto questo signorino qua ho immediatamente capito che doveva essere mio per ben 3 ragioni. La prima, che è tigrato. La seconda è che all'interno ha il mio colore preferito dell'autunno-inverno, ovvero questo marroncino bruciato. La terza è che è gigantesco, morbidissimo, super avvolgente, il capo perfetto per l'inverno, tant'è che a novembre l'ho indossato veramente un sacco, soprattutto perché a novembre è arrivato l'inverno. Non so se ve ne siete accorti, improvvisamente, tipo la settimana prima uscivo ancora senza calze, la settimana dopo nevicava. Bene, sempre per non traumatizzare nessuno, E quindi l'ho indossato tantissimo, sia come cappotto, quando ancora non faceva freddissimo, e dopo invece anche semplicemente come cardigan, fine a se stesso, bello lungo, bello avvolgente, una sorta di coccola, e quindi niente, mi sentivo di mostrarlo all'interno del mio video dei preferiti, perché ne sono un po' innamorata. Il secondo capo invece è una novità, un capo che ho acquistato più di recente, che è questo vestitino in come si chiama già? Non è pied pull, c'è un nome questa roba qua, tartan forse, vabbè, questo tipo di stampa qua. Mi piace tanto questo genere di vestiti, come forse intuirete da quello che indosso in questo momento. Mi piace tantissimo, un po' più stretto, un po' più attillato, con questi adorabili bottoncini dorati sia qui sulla spalla sinistra che sulla manichina. La manichina a 3/4, sì, che è un'altra roba. Se trovo un capo con la manica a 3/4, mio. Mi piace tanto anche perché ha queste tonalità di nuovo di marrone bruciato, che è il mio colore dell'anno. Molto molto carino, perfetto sia da mettere in ufficio ma anche no. Vi dirò di più, a volte lo metto anche solo come top, con sopra una gonna magari più ampia, di pelle per esempio, che è un'altra delle mie grandissime passioni. Quindi abbastanza multitasking. Tra l'altro con la stessa stampa c'è anche la gonna, di nuovo a tubino con tutta una serie di bottoncini qua sul lato. Ho preso anche quella, mi piace molto anche lei, ma non tanto quanto il vestito, che trovo un po' più mettibile, soprattutto con sopra un bel cardigan morbido che stempera un po' il fasciante dell'abito in sé. E questo era il secondo preferito e anche ultimo per la categoria degli abiti. Adesso direi di passare alla categoria degli scarpe e accessori, chiamiamola così. Benvenuti, eccoci qua nella categoria delle scarpe e degli accessori. Vi mostro come preferito del mese un paio di scarpe che ho acquistato 1 o 2 anni fa e che purtroppamente non è più disponibile esattamente identico dove l'ho acquistate io, ovvero su ASOS, ma ce ne sono altre molto molto simili e ve le mostro perché queste sono le mie scarpe di riferimento un po' per l'autunno-inverno, perché da sopra sono un po' più serie, un po' più formali, ma poi hanno questa zeppona che le rende invece decisamente meno scontate e banali e noiose, perché sapete che io sono un po' per le robe non noiose se si può. Mi piacciono tanto perché sono comode, sono carine, sono belle da abbinare sia con i pantaloni che con le gonne che con i vestiti, per dargli anche un tocco un po' più frufru. Su ASOS ce ne sono tante simili, non identiche purtroppamente, mi dispiace, però fateci un salto sul blog, cercherò di linkare un po' quelle più sulla falsariga delle signorine qui presenti. E poi una seconda cosa che ho da mostrarvi per la categoria delle scarpe slash accessori, che non so se chiamare accessori, ma sono calze. Anche queste le ho prese da H&M. Capite perché quest'anno io faccio shopping da H&M? Perché ha tutto animalier. Il mio sogno proprio, ciao! Set di calzine animalier con nell'ordine zebrato, vabbè nere perché dei basic non guastano mai,
leopardato con fondo marroncino bruciato, leopardato con fondo beige e beige. Praticamente con questo set qua siete a posto per tutto l'autunno-inverno. E tra l'altro avevano anche un prezzo abbastanzamente, eccetto la qualunque, così, maestro di vita, abbastanza contenuto. Non me lo ricordo qual era il prezzo, ve lo metto sul blog, non il prezzo ma il link, così andate a scoprire con i vostri occhietti. Bene, sto già perdendo quel minimo di sanità mentale che ancora mi restava, quindi muoviamoci avanti alla prossima categoria, che è l'ultima, direi, sì, fermi tutti, l'ultima, la categoria dei random. E in quest'ultima categoria dei vari, dei random, ho inserito due prodotti molto diversi fra loro, che è anche un po' la bellezza di avere una categoria che si chiama vari, dove puoi inserire quel diavolo che ti pare. Iniziamo con il primo preferito, che è, diciamo, per la categoria cibi e bevande, e sono questi biscotti della Lotus, gli Speculoos con 2 O, che io compro in Francia perché nei supermercati vicino a casa mia non li ho mai visti. Li ho presi un po' per caso mesi e mesi fa e ne sono diventata fondamentalmente dipendente, in modo anche un po' preoccupante. Mi dicono però da casa, dalla regia, più che altro mi dicono su Instagram nelle stories che si trovano anche in certi Carrefour e all'Esselunga, così per completezza di informazione. Mi piacciono a bestia questi biscotti perché sono sottilini, perfetti tipo per il tè al pomeriggio da portare in ufficio come snack, ma anche la mattina a colazione, non siamo schizzinosi. Ne mangerei tipo un pacco intero per volta e quindi devo contenermi in modo significativo. Un po' speziati, ricordano proprio i biscotti che al bar ti danno con il caffè, a volte nei bar quelli un po' scichettosi, o i biscotti dell'Ikea, mi viene da dire, cioè leggermente speziatini. Se vi piace il genere, mollateli proprio. Tra l'altro della Lotus fanno anche la crema spalmabile, che io non ho mai assaggiato, ma secondo me deve essere una roba che... ciao! E il secondo ed ultimo preferito di questo video, oltre che della categoria dei vari, è un libro che ho ricevuto in regalo per il mio compleanno. Da-da! Il libro di Iris Apfel, Icona per caso. Per chi non la conoscesse, Iris Apfel è questa favolosa signora qui che ha ben 98 anni ed è davvero un'icona di stile. Vi giuro che se io dovessi mai arrivare a 98 anni vorrei arrivarci così, ma proprio uguale. Posso essere Iris Apfel a 98 anni? Grazie. E il libro è bellissimo anche e semplicemente dal punto di vista estetico, perché racconta la sua storia tramite immagini tra l'altro bellissime ed è proprio un bel libro da avere, uno di quei coffee table books che secondo me non possono mancare per gli amanti del genere. E io sono decisamente un amante del genere, quindi grazie alla mia amica Eleonora che me l'ha regalato per il compleanno, bellissimo, e di conseguenza io lo consiglio a voi perché non ero a conoscenza dell'esistenza di questa bellezza, non della Iris ma del libro, e se vi piace il personaggio o se amate i coffee table books particolarmente belli dal punto di vista estetico e colorati, non potete farvelo mancare. Tra l'altro ottima idea regalo anche per il Natale. Oggi sto parlando in rima, che è un piacere. E così anche a questo giro siamo arrivati alla fine del video dedicato ai miei prodotti preferiti di novembre. Concludo buttandovi lì una piccola informazione di servizio, ovvero che il prossimo video che vedrete su questi canali è il primo della mia serie natalizia, quindi ragazzi forza, se non siete iscritti fatelo adesso che è il momento perfetto, perché come sempre nella mia serie natalizia troverete una sfrombolata di video a tema che riguardano un po' tutti gli aspetti del Natale, la decorazione dell'albero, della casa, della tavola, idee regalo, eccetera, eccetera. Perciò non perdetevi il primo appuntamento della serie, che sarà proprio su questi schermi il 29 di novembre, quindi ci siamo quasi.
Per il resto spero che questo video vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Vi ricordo ancora una volta e per l'ultima che tutti i prodotti, tutti i preferiti che ho menzionato nel corso di questo video li troverete in una bella lista sul mio blog con di fianco il link per avere maggiori informazioni riguardo a prezzi, materiali, ingredienti e anche eventualmente acquistarli nel caso in cui doveste essere interessati, e il link al mio post dedicato lo trovate nella info box qui sotto il video cliccando su mostra altro oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Direi che per oggi non c'è altro, baci a stampo a tutti e noi ci vediamo molto presto nel primo video della mia serie natalizia. Ciao!